Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come utilizzare le funzioni int, tronca e arrotonda di Excel, tre strumenti molto utili per gestire e modificare i numeri nei fogli di calcolo. Scopriamo a cosa servono, quali sono le differenze tra queste formule e in quali situazioni conviene utilizzare ciascuna di esse. Dopo una spiegazione chiara della sintassi e del funzionamento, passeremo subito a esempi pratici per capire come applicarli concretamente nelle attività di tutti i giorni, dall'arrotondamento dei valori alla gestione dei decimali. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! La prima funzione che ti voglio spiegare è la funzione int. La sua sintassi è molto semplice e prevede un solo argomento, il numero da arrotondare. Questa funzione arrotonda sempre per difetto qualsiasi numero all'intero inferiore. Questo significa che su una retta orientata, qualsiasi numero, a parte gli interi, viene arrotondato verso sinistra. Inseriamo dunque in cella C3 tale funzione e osserviamo i risultati prodotti. Dopo aver inserito la parola chiave, selezioniamo la cella contenente il numero da approssimare e premiamo Invio. Come puoi osservare, i numeri interi rimangono invariati, mentre i numeri decimali, sia positivi che negativi, vengono sempre approssimati per difetto all'intero precedente. Prima di passare agli esempi pratici, ti mostro ora il funzionamento della funzione tronca. Questa funzione non fa altro che tagliare la parte decimale di un numero e la sua sintassi prevede due argomenti, di cui uno obbligatorio. Iniziamo con l'argomento obbligatorio. Dopo aver inserito la parola chiave, selezioniamo la cella contenente il numero da arrotondare e premiamo Invio. Come in precedenza, un intero viene lasciato invariato, mentre trascinando verso il basso possiamo notare che sia per i positivi che per i negativi vengono tagliate semplicemente le cifre dopo la virgola. Mentre per i numeri positivi la funzione int e la funzione tronca sono equivalenti, cioè approssimano entrambe per difetto, con i numeri negativi la funzione tronca, tagliando i decimali, approssima per eccesso. E dunque l'unica differenza fra le due funzioni si nota con i numeri negativi. La funzione tronca però presenta un secondo argomento, che ci permette di troncare un numero dopo un certo numero di cifre decimali. Come primo argomento selezioniamo il numero da approssimare, digitiamo punto e virgola e come secondo argomento digitiamo il numero delle cifre decimali che vogliamo mantenere. Io per mostrarti vari esempi seleziono questa cella. Blocco la cella con F4 e premo Invio. Come puoi notare osservando i risultati, lo 0 può essere omesso poiché produce di nuovo l'approssimazione all'intero, ma inserendo un altro numero, ad esempio 1, otterremo il troncamento a un decimale, cioè verranno tagliate le cifre successive al primo decimale, e l'approssimazione sarà sempre per difetto sui numeri positivi e per eccesso sui numeri negativi, e cioè avvicinerà qualsiasi numero sulla retta orientata allo 0. Oltre ai numeri positivi, nel secondo argomento della funzione possono essere inseriti anche numeri negativi. Proviamo con -1. Come puoi notare, vengono troncate e uguagliate a 0 anche le cifre alla sinistra della virgola, in questo caso la prima cifra a sinistra. Inserendo invece -2 si può avere anche un troncamento alle centinaia. Per concludere il discorso sulla sintassi, prima degli esempi pratici, analizziamo anche la funzione arrotonda. Questa funzione ha la stessa sintassi della funzione tronca ed arrotonda qualsiasi numero secondo le regole matematiche convenzionali. Se la cifra successiva è maggiore o uguale a 5, si avrà l'arrotondamento per eccesso, mentre se la cifra successiva è minore di 5, si avrà l'arrotondamento per difetto. Inseriamo ora tale funzione in cella I3 e come primo argomento selezioniamo il numero, digitiamo punto e virgola e in questo esempio esplicativo, al posto di inserire il numero delle cifre decimali, selezioniamo la cella I2. Blocchiamo con F4 e premiamo Invio, trascinando successivamente la formula verso il basso.
Arrotondando a 0 cifre decimali, quando la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento avviene per difetto sui numeri positivi e per eccesso, cioè verso destra, sui numeri negativi. Mentre quando la cifra dopo la virgola è maggiore o uguale a 5, si ha un arrotondamento per eccesso sui numeri positivi e un arrotondamento per difetto sui numeri negativi. Inserendo un diverso numero di cifre dopo la virgola, come secondo argomento, si ha l'approssimazione matematica convenzionale. Nell'esempio ho richiesto 2 cifre decimali. Un numero intero rimane invariato, un numero a una cifra decimale rimane ancora invariato, mentre i numeri con più cifre decimali seguono l'approssimazione matematica ordinaria. Quanto detto per i numeri negativi nel secondo argomento vale anche per la funzione arrotonda e quindi si può avere l'approssimazione alle decine, alle centinaia, alle migliaia e così via. In questo primo schema riepilogativo ti mostro l'effetto delle 3 funzioni sia sui numeri positivi che su quelli negativi. E in questo secondo schema ti riassumo il comportamento delle funzioni int e arrotonda sulla retta orientata e l'effetto della funzione tronca sia sui positivi che sui negativi. Analizziamo ora alcune situazioni reali. Iniziamo dai numeri positivi. Ho lavorato 5,6 ore in un magazzino, ma il sistema paga solo le ore intere completate. Siccome si tratta di un'approssimazione per difetto, possiamo utilizzare la funzione int e al suo interno inseriamo il numero 5,6. Premendo invio otteniamo 5 ore completate. Siccome stiamo lavorando sui numeri positivi, avremmo potuto benissimo utilizzare anche la funzione tronca. Vediamo ora quest'altro caso. Un tassametro segna 22,78 km, ma il report giornaliero vuole vedere solo i chilometri interi. Anche in questo caso posso utilizzare sia la funzione int che la funzione tronca. Utilizzo quest'ultima e al suo interno digito 22,78. Premo invio e ottengo un'approssimazione per difetto. Vediamo ora un arrotondamento matematico. Ho speso 16,72 euro e voglio mostrare il prezzo arrotondato all'euro. In questo caso, siccome la prima cifra dopo la virgola è superiore a 5, avremo un'approssimazione per eccesso. Utilizziamo dunque la funzione arrotonda e dopo aver inserito il numero 16,72 premiamo punto e virgola, poiché nella funzione arrotonda il secondo argomento è obbligatorio. Per arrotondare all'euro digitiamo 0 decimali e premiamo invio, ottenendo così l'approssimazione per eccesso desiderata. Vediamo ora 3 esempi con i numeri negativi. Un'azienda registra una perdita di meno 4,3 milioni e vuole riportare l'intero inferiore. Trattandosi di un'approssimazione per difetto, siccome la cifra dopo la virgola è un 3 ed il numero è negativo, siamo obbligati ad utilizzare la funzione int, poiché in questo caso la funzione arrotonda approssimerebbe per eccesso. Inserisco all'interno della funzione il numero meno 4,3 e premo invio, ottenendo così l'approssimazione per difetto desiderata. Analizziamo ora un'altra situazione. Un sensore di temperatura registra meno 6,8 gradi, ma il display elimina solo i decimali. In questo caso siamo costretti ad utilizzare la funzione tronca, poiché sia la funzione int che la funzione arrotonda approssimerebbero per difetto, cioè su una retta orientata verso sinistra. Inseriamo dunque la funzione tronca e al suo interno il numero meno 6,8 e premendo invio otteniamo l'approssimazione per eccesso desiderata. Vediamo ora un esempio con i numeri negativi sulla funzione arrotonda. Il saldo di un conto è meno 18,6 euro e voglio mostrarlo arrotondato all'euro. In questo caso si tratta di un arrotondamento matematico e dunque utilizzo la funzione arrotonda. All'interno di quest'ultima, come primo argomento, digito meno 18,6 e dopo il punto e virgola inserisco le posizioni decimali 0. Premo invio ed ottengo un arrotondamento per difetto a meno 19. Ti faccio presente che in questo caso, se il numero da arrotondare fosse ad esempio 18,4, con la funzione arrotonda avremmo un arrotondamento per eccesso a meno 18. Annullo l'ultima operazione e ti anticipo che nel prossimo video di questa playlist tratteremo altre 3 funzioni di arrotondamento molto utili.
pari, dispari e arrotonda multiplo. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!